Benvenuti su Rank World, il vostro canale preferito per quanto riguarda i riassunti e analisi sugli anime. Eccoci con questo episodio dedicato al riassunto del film di Demon Slayer Trenum Mugen e la seconda stagione. Se ve lo siete perso, in sovraimpressione trovate il riassunto della prima stagione. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke sono saliti sul Trenum Mugen per assistere Rengoku Kyojuro, il pilastro delle fiamme, nella sua missione di trovare e sconfiggere un demone che ha ucciso numerosi Demon Slayer e civili. Tanjiro interroga il pilastro in merito alla respirazione del dio fuoco che aveva utilizzato nello scontro contro Rui, ma Rengoku gli risponde di non aver mai sentito parlare prima di questo tipo di tecnica. Durante la notte tutti gli ammazzademoni cadono prede dell'abilità vampirica di Enmu, l'uno calante delle 12 lune, che ha impregnato del suo sangue i loro biglietti, facendoli sprofondare in un sonno abissale, durante il quale ogni ammazzademone fa un sogno diverso. Enmu mira a far entrare in uno stato vegetativo i Demon Slayer e per questo spiega a 4 passeggeri come entrare nei sogni degli ammazzademoni in modo tale da arrivare a distruggere il loro nucleo spirituale. L'intrusa è entrata nel sogno di Rengoku e è la prima a trovarne il nucleo, ma il forte spirito combattivo del pilastro è sufficiente a fermarla nel mondo reale, riuscendo a bloccarla nonostante sia ancora addormentato. Anche l'intruso di Tanjiro trova presto il suo nucleo spirituale, ma rimane così sorpreso dalla purezza e dalla bontà del ragazzo da perdere la volontà di ferirlo. Nel frattempo Nezuko, non influenzata dall'abilità del demone, cercando di svegliare il fratello senza successo, riesce almeno a fargli capire di star sognando. Con questa consapevolezza Tanjiro senza troppi indugi si decapita nel sogno, seguendo il consiglio dell'apparizione del proprio padre, e così facendo si risveglia. Nel frattempo incontrano delle difficoltà anche gli intrusi dei sogni di Inosuke e Zenitsu, che si trovano all'interno di incubi. Nezuko riesce a separare gli intrusi dagli ammazzademoni, bruciando le corde con cui sono legati, ma non riesce a svegliare né Zenitsu né Inosuke. Tanjiro allora incarica Nezuko di proteggere i passeggeri e sale sul tetto per affrontare Enmu. Il demone è compiaciuto nel riconoscere il ragazzo, che dall'inizio era il suo bersaglio. Se riuscirà ad ucciderlo, potrà rivendicare più sangue da Muzan. Nello scontro che segue, Kamado viene ripetutamente addormentato, ma ogni volta si risveglia suicidandosi nel sogno e riesce infine a decapitare il demone. Ma così sembra essere stato un po' troppo facile. Può questa luna essere più debole di Rui? Enmu infatti si rialza e rivela di essersi fuso con l'intero Trenum Mugen, dal quale ormai i passeggeri stanno per essere inghiottiti. Nel frattempo Inosuke arriva in aiuto a Tanjiro. I due tentano di opporsi a Enmu, ma senza effetto. Anche Zenitsu e Rengoku si svegliano e insieme a Nezuko si uniscono allo scontro, con il pilastro che incarica Tanjiro e Inosuke di localizzare il vero collo del demone, mentre lui e gli altri lo terranno a bada proteggendo i passeggeri addormentati nelle carrozze. I due scoprono che nella locomotiva dove vi è il capotreno c'è l'osso del collo del demone. Reciderlo sembra impossibile perché Enmu lo protegge generando enormi ammassi di carne. Enmu riesce a far crollare continuamente Tanjiro nel sonno e ogni volta che il ragazzo riesce a svegliarsi il demone lo riaddormenta. Inosuke al contrario non viene colpito dalla tecnica del demone grazie alla sua maschera che impedisce a Enmu di individuare la sua linea visiva. Il conducente, volendo proteggere il demone che gli aveva promesso che avrebbe rincontrato i suoi cari in un sogno profondo, accoltella Tanjiro allo stomaco con un punteruolo. Inosuke lo esorta a ucciderlo, ma Tanjiro di buon cuore decide di metterlo solamente KO. I due procedono con il loro piano di tagliare i tentacoli creati dal demone e arrivati al collo Tanjiro raccoglie le forze rimaste e lo decapita con la danza del dio fuoco. Con la morte del demone l'intero treno deraglia e si schianta in una radura vicina. Tanjiro è ferito gravemente ma riesce a stabilizzare le proprie condizioni con l'aiuto di Rengoku, che gli consiglia di utilizzare la respirazione per chiudere i capillari feriti. Un'improvvisa esplosione rivela l'arrivo di Akasa, la terza luna crescente, che tenta immediatamente di uccidere Tanjiro ma viene fermato da Kyojuro che ne taglia il braccio. Percependo
Sentendo la forza del pilastro, la luna crescente cerca di convincerlo a divenire un demone, ma Rengoku rifiuta e i due fanno partire uno scontro epico, in cui viene rivelato come il pilastro abbia una tecnica eccezionale, di molto al di là di quelli di Akasa. Quest'ultimo, tuttavia, ha dalla sua il vantaggio di una guarigione rapidissima. Nonostante la forza e velocità del pilastro, Akasa riesce a sopraffarlo e a ferirlo gravemente con un pugno che oltrepassa la pancia. Sapendo che il colpo arrecato alla Mazzademoni porterà quest'ultimo a morte sicura, Akasa ripropone al pilastro di divenire un demone per poter combattere insieme in eterno. Rengoku, in fin di vita, rivede un ricordo in cui sua madre gli spiega che il motivo per cui lui è più forte degli altri risiede nel suo compito di proteggere i più deboli. Ricordando con fierezza queste parole, Kyojuro raduna la forza nella sua mano e spinge la sua lama nel collo di Akasa. Il sole inizia a sorgere e Akasa si vede costretto a scappare nella foresta per mettersi in salvo. Tanjiro lo insegue e si potenzia con il respiro Kagura del dio fuoco, lanciando la sua lama al rango superiore e perforandogli il petto, definendolo un codardo per essersi ritirato. Poco prima di morire, Rengoku lascia a Tanjiro un messaggio da trasmettere a suo padre e a suo fratello. Il pilastro accetta quindi Nezuko come membro della squadra Mazzademoni e consiglia a Tanjiro di far ardere il suo cuore. Infine ha un'ultima visione di sua madre che lo guarda con orgoglio e soccombe alle sue ferite. La notizia di questa grave perdita raggiunge anche gli altri pilastri e il capofamiglia, e quest'ultimo rende onore al suo ricordo lodandolo per essere riuscito a salvare tutti i 200 passeggeri del treno. Qualche giorno dopo, Kamado incontra il padre di Kyojuro e il fratello Senjuro. L'ex pilastro delle fiamme è caduto in uno stato di depressione e dipendenza dall'alcol e respinge violentemente Tanjiro, ma quando riconosce gli orecchini del giovane, il suo atteggiamento cambia. Essi rappresentano il simbolo degli eredi della respirazione del sole, la primissima tecnica di respirazione. Tanjiro, profondamente deluso dal comportamento dell'ex Ashira verso il ricordo del suo defunto figlio Kyojuro, definendolo un debole, gli dà una testata e lo manda KO. Si guadagna così la gratitudine di Senjuro, che gli offre la guardia della spada di Kyojuro per essere riuscito a mostrare con i fatti la verità al padre. 4 mesi dopo, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke accettano un'oscura missione. I tre si offrono di accompagnare il pilastro del suono Utsui Tengen nel quartiere dei piaceri, dove l'ombra di un demone si estende minacciosa. Inviate dal pilastro del suono per indagare sulla possibile presenza di un demone nel quartiere dei piaceri, le sue 3 mogli smettono improvvisamente di fornire aggiornamenti. Tengen escogita allora un piano per infiltrarsi nel quartiere e correre in loro soccorso. Fa travestire Tanjiro, Zenitsu e Inosuke da ragazze e le vende alle 3 diverse case in cui dovrebbero trovarsi le mogli, in modo che i 3 ammazzademoni possano scoprire cosa stia accadendo. Makio, una delle mogli di Tengen, è imprigionata da numerosi obi in una stanza all'interno della casa dove è stato mandato Inosuke. Indagando, il ragazzo cinghiale percepisce il demone spostarsi attraverso le pareti e il soffitto e si lancia al suo inseguimento. Nel frattempo, Zenitsu si sta impegnando a proteggere una bambina dalle cattiverie di Varabihime, una splendida ma crudele Oiran. Il giovane, grazie al suo udito sopraffino, la riconosce immediatamente come un demone e la donna, accorgendosi di essere stata scoperta, lo attacca, facendolo svenire per poi rapirlo. Si tratta di Daki, la 6ª luna crescente. Tanjiro e Inosuke vengono raggiunti da Tengen, che rivela loro che Zenitsu è scomparso. Il pilastro si scusa per averli coinvolti e, non volendo che rischino la vita per lui, li esorta a lasciare la missione. Ovviamente i due si rifiutano e vogliono salvare l'amico disperso a tutti i costi. Successivamente Tanjiro riesce a percepire l'odore di un demone e si imbatte in Daki, che sta assorbendo tramite i suoi obi la Oiran della casa dove lui stesso alloggiava. Comincia lo scontro tra Kamado e il demone, dove quest'ultima utilizza numerosi obi che controlla e usa come fossero fruste e lame, scagliandole ad una velocità allucinante. Il ragazzo riesce a liberare l'Oiran, ma si rende conto che per vincere contro il demone la respirazione dell'acqua non basta. Decide di utilizzare contro di lei la danza del dio fuoco e infiamma il suo spirito, spinto dal ricordo delle parole di Kyojuro. Ben presto però si rende conto sia di essere ancora troppo lento rispetto al demone, sia di non riuscire a utilizzare efficacemente questa respirazione che lo affatica di più. Nel frattempo Tengen trova Inatsuru, una delle sue mogli, che era riuscita a sfuggire al demone rimanendo ferita gravemente. Nel mentre Inosuke scopre un passaggio segreto sotto la propria casa che lo conduce
conduce in una grotta dove si trova un lunghissimo obi che il demone utilizza per catturare le sue vittime, tra cui l'amico Zenitsu. L'obi è dotato di vita propria e attacca Inosuke. Il cacciatore cinghiale riesce quindi a tagliarlo e a liberare le due mogli di Tengen, Suma e Makio, e Zenitsu. Con l'arrivo di Tengen stesso, il gruppo riesce a sconfiggere nell'immediato l'obi. Continua lo scontro tra Tanjiro e Daki, dove l'ammazzademone sta mettendo tutto se stesso per resistere ai dolori per aver utilizzato la danza del dio fuoco, ma non riesce ad essere abbastanza veloce per decapitare il demone. Improvvisamente numerose fasce dell'obi arrivano a rinforzare il demone. Con il suo nuovo potere, Daki rade al suolo metà del quartiere, uccidendo moltissimi innocenti. Tanjiro si infuria, rivelando una potenza sovraumana. Proprio quando sta per attaccare Daki, quest'ultima ha una visione proveniente dalle cellule di Muzan dentro di lei, che raffigurano un guerriero simile a Tanjiro. Il ragazzo ha sbloccato una forza eccezionale ed immensa, che lo pone allo stesso livello del demone, riuscendo quasi a decapitarlo, non fosse che quest'ultimo riesce a tramutare il proprio collo in una fascia. Proprio nel momento in cui Tanjiro sta per avere la meglio, si rende conto di star combattendo senza respirare e il tempestivo intervento di sua sorella riesce a impedirgli di morire soffocato. Mentre Tanjiro perde conoscenza, Nezuko si scontra con Daki, riuscendo improvvisamente a compiere una trasformazione che potenzia sia la sua velocità rigenerativa, portandola al pari di una luna crescente, sia la sua abilità demoniaca. La sete di sangue di Nezuko a questo punto è fuori controllo, tanto che minaccia di attaccare degli innocenti. Tanjiro fortunatamente riesce a calmarla, cantandole la canzone che le cantava la loro madre, mentre Tengen sopraggiunge e decapita Daki senza alcuna difficoltà. Il demone però non muore e anzi si mette a piangere, richiamando il fratello maggiore Gyutaro, anche lui sesta luna crescente, che fuoriesce dalla schiena e combatte per difenderla, attaccando con un'abilità vampirica che gli permette di sferrare continui turbini di lame. Tengen cerca di separare i due fratelli, ma viene avvelenato dalle falci di Gyutaro. Allo scontro si uniscono allora Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, dei quali Tengen ora riconosce e ammira il valore. Zenitsu, seguito da Inosuke, sposta lo scontro con Daki sul tetto. Ora i due fratelli combattono in due lotte distinte. In questo scontro epico, gli ammazzademoni sono apparentemente sopraffatti, ma improvvisamente riescono ad avere un vantaggio quando Inatsuru avvelena Gyutaro trafiggendolo con dei kunai pieni di glicine. Gyutaro neutralizza però il veleno molto rapidamente e si rigenera. Per salvare Inatsuru dalla furia del demone, Kamado unisce le due respirazioni, quella dell'acqua e quella del fuoco, scatenando una carica devastante che taglia il braccio del demone. Tengen lo ringrazia e da questo momento decide di occuparsi direttamente lui di Gyutaro. Tanjiro quindi si unisce e si coordina con Zenitsu e Inosuke, riuscendo a decapitare Daki. Poiché i due demoni devono essere decapitati contemporaneamente, Inosuke si allontana con la testa del demone in mano per impedirle di rigenerarsi. Inaspettatamente Gyutaro sbuca fuori dal nulla e lo pugnala al cuore, recuperando la testa della sorella. Tanjiro nota quindi che Tengen è a terra svenuto e senza una mano, e in quel momento Daki si rigenera e lo attacca usando le fasce e provocando la distruzione degli edifici vicini. Sopravvissuto, Tanjiro scopre che la scatola di Nezuko è ancora intatta e che sta bene. Gyutaro però lo raggiunge, deridendolo per non essere riuscito a difendere i suoi amici e pestandolo a sangue, offrendosi poi di farlo diventare un demone per diventare amici. Tanjiro risponde accoltellandolo con un pugnale imbevuto di glicine e usando la danza del dio del fuoco cerca di decapitarlo. Daki tenta di intervenire, ma Zenitsu si libera dalle macerie e la blocca. In aiuto di Tanjiro accorre Tengen, che aveva usato i muscoli per fermare il cuore e rallentare il veleno, e al tempo stesso Inosuke sopraggiunge per aiutare Zenitsu. Collaborando, gli ammazzademoni riescono così a decapitare i demoni contemporaneamente, uccidendoli. Come ultimo asso, Gyutaro fa esplodere il proprio corpo, radendo al suolo l'intero quartiere. Al suo risveglio, Tanjiro fa una sorprendente scoperta. Nezuko ha utilizzato le sue abilità vampiriche per curarlo dal veleno e rimette in sesto anche Inosuke e Tengen. Tanjiro si imbatte quindi nelle teste dei due demoni e raccoglie il loro sangue per conto di Tamayo. Daki svanisce per prima e il fratello, nell'assistere alla scena, ricorda il proprio passato. Così si scopre la storia dei due demoni. Gyutaro era nato nel quartiere più degradato del distretto dei piaceri ed era soggetto a costante derisione e isolamento a causa della sua bruttezza. Tutto cambiò con l'arrivo della sorella, Ume, di una bellezza incantevole che divenne la luce della sua vita. Gyutaro giurò di proteggerla in ogni circostanza. Tuttavia, quando Ume aveva 13 anni, accecò un samurai che aveva tentato di violentarla. Come punizione fu bruciata viva. Dopo aver ritrovato il corpo di Ume e vendicato la sua morte uccidendo il samurai, Gyutaro fu raggiunto da Doma, noto anche come Sei Crescente. Doma trasformò i due fratelli in demoni, donando loro il suo sangue. Nell'aldilà, i fratelli si giureranno di non separarsi mai più, decidendo di affrontare insieme
insieme la strada verso l'inferno. Mentre Tanjiro e i suoi compagni festeggiano, vengono raggiunti da Iguro Obanai, il pilastro dei serpenti, che in tono sarcastico elogia Tengen. Quest'ultimo rivela la sua intenzione di ritirarsi dal suo ruolo di pilastro del suono e sottolinea il potenziale eccezionale di Tanjiro. Nel frattempo, il capofamiglia, sempre più malato, apprende della morte dei due demoni e viene pervaso dalla gioia, poiché ritiene che la sconfitta di Muzan sia ormai imminente. E con questo abbiamo raggiunto la fine della seconda stagione di Demon Slayer. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto lasciate pure un commento e ci vediamo con il riassunto della terza stagione di Demon Slayer.